amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, produco borse per altri e per amore del mio lavoro racconto tutto quello che c'è dietro al mondo delle borse originali, ovvero prodotte vendute attraverso il mercato legale. Compra sempre borse originali e questo serve anche per oppormi alla contraffazione. La narrazione di tutto quello che faccio è fondamentale. Ovviamente nel corso del tempo sto incontrando sempre più persone che stanno come dire, camminando sulla strada di opporsi attraverso il loro lavoro legale a tutto ciò che è illegale, a tutto ciò che è contraffatto e fra parentesi anche a tutto ciò che danneggia poi l'ambiente circostante. Non è solo l'illegale, purtroppo insomma col tempo ci siamo resi conto che tante cose che facevamo in passato avevano un grande impatto sull'ambiente e quindi pian piano ogni settore si sta adeguando. In questa puntata fra poco vedrai un'intervista che ho potuto fare insieme a Felice De Piano. Sono stata a Solofra nella conceria Big Green Tannery e ho incontrato appunto Felice e la sorella. Vedrete questa storia molto particolare e soprattutto ti invito a guardarla insomma con attenzione, perché ci sono tante cose che poi riguardano il settore, in questo caso della conceria, quindi partiamo ancora prima che la pelle arriva nella mia fabbrica, viene tagliata e lavorata, e quindi tutto quello che viene scelto a monte, tutte le scelte da questo punto di vista che il settore della concia sta facendo in ambito green, in ambito di impatto ambientale, di sviluppo di tante linee di prodotto per accontentare un mercato sempre più esigente e sempre più informato soprattutto. Iscriviti al canale, aspetto tutti i tuoi commenti e guardati l'intervista. Racconti un po' dove stiamo? Siamo a Solofra, che è uno dei distretti conciari più importanti d'Italia e in questo momento è considerato il terzo distretto conciario in Italia. Gli altri due chi sono? Arzignano in Veneto e Santa Croce in Toscana. Okay. È considerato per ordine di importanza e per fatturato il terzo distretto, come dicevo prima, più importante d'Italia, però è il distretto più importante del sud Italia per quanto riguarda la densità chilometro quadrato azienda. Questa è l'azienda tua di famiglia, quindi sì. Ci sei tu, tua sorella Annalisa, e di cosa vi occupate in particolare? Perché non fate soltanto, cioè partite insomma come la conceria, quindi certo. Raccontiamo un pochino che fanno le concerie, perché molte persone, devi sapere, soprattutto quando si approcciano al prodotto, hanno poca cognizione di tutto quello che c'è dietro allo studio di una borsa, di una scarpa o comunque di un prodotto soprattutto made in Italy. E tutto parte proprio a monte, no? Pure dal lavoro che fanno le concerie. Certo. E più è elevato il lavoro che fanno le concerie, più si rende pure semplice il lavoro che fanno gli artigiani poi quando arrivano in fabbrica sostanzialmente. Quindi un pochino che cos'è la concia, la conceria, nella maniera semplice come sai raccontare tu le cose, perché sei molto pragmatico alla fine. Ascolta, io penso che noi una cosa fondamentale che va a vantaggio di tutta la nostra filiera, specialmente per chi poi alla fine produce pelle, generalmente prodotti in pelle, è che noi partiamo già da un processo di riciclo. La pelle è un processo di riciclo, quindi noi già facciamo qualcosa di utile al mercato. Perché altrimenti la pelle dovrebbe la pelle è un rifiuto speciale, deve essere smaltito in modo speciale, quindi noi già facciamo un elemento di valorizzazione. E ha un impatto sull'ecosistema, perché comunque bruciarlo o quanto secondo determinati parametri deve essere fatto in modo corretto. E poi la cosa fondamentale è che la pelle, in questo caso qua nei nostri settori, ha un utilizzo da rifiuto, perché l'animale vero e proprio non viene ammazzato, viene ucciso per la pelle, ma viene ammazzato innanzitutto per la carne, soprattutto in seconda maniera per la lana, per il pelo, poi per le budella, e vengono usati nel mondo insaccati, e poi viene fuori la pelle che diventa un rifiuto, perché è un elemento che va in putrefazione, quindi deve essere smaltito secondo dei canoni precisi. In questo caso qua noi facciamo un'opera di riciclo
perché non è che oggi non esistono più le concerie e l'animale non viene più ammazzato. Quindi voi che fate le borse in pelle, non è che se voi domani mattina smettete di fare le borse in pelle e gli animali vengono salvaguardati, gli animali hanno un altro obiettivo, cioè vengono ammazzati, che è una parola brutta da dire, però è così realmente, perché per altri catena principi alimentare sostanzialmente. Esatto, noi abbiamo voluto continuare questa catena di circolarità, dando vita nel 2018 a un'azienda che facesse un prodotto totalmente sostenibile, sia come produzione concia, ma sia anche all'interno di poter formare una conceria sotto determinati canoni di sostenibilità. Perché sostanzialmente noi ci immaginiamo, una volta che l'animale viene macellato, la pelle viene presa e viene trattata, quindi si creano i grezzi o comunque così, poi la conceria li prende e li lavora con dei macchinari, con dei prodotti eccetera eccetera. Negli anni ovviamente la conceria è stata sempre tacciata come essere un elemento inquinante eccessivamente, perché si usavano tutta una serie di materie che poi venivano immesse nelle falde acquifere. Come sempre poi la campagna è stata sempre additata come quella peggiore, in realtà questa cosa poi avveniva a livello mondiale, quindi la svolta pure negli anni che ci sono stati è proprio di avvicinare pure l'ecosostenibilità a quello che è proprio il processo, e quindi da partire da tutto quello che è la materia prima fino a quello che andate a lavorare con tutti gli elementi che poi ci spieghi. Tu quanti anni hai? 49. 49, da quanti anni fai questo lavoro? Avevo 23 anni, quindi ci stai da un po' 26 anni. In azienda. Esatto. Come hai visto proprio, tu l'hai cambiata l'azienda, nel senso che adesso stai facendo, tu e tua sorella state facendo qualcosa all'avanguardia, ma sostanzialmente tu hai visto crescere proprio un settore e avere pure degli avvallamenti. È un settore che è stato fatto sempre di alti e bassi, ovviamente, stagionalità, che noi seguivamo la moda, la pelle se era di tendenza avevamo picchi di produzione o scoprivamo determinati paesi, mercati in cui ci stava la possibilità di poter fare determinate tipologie di prodotti e quindi erano di tendenza e ti trascinavano sui periodi. Io quando ho iniziato mi ricordo benissimo che c'era la tendenza della Cina e di Hong Kong e si lavorava in determinati periodi all'anno con una sovrapproduzione incredibile e c'era una fortissima domanda. Poi ci sono state altre tipologie di lavoro. Cioè nel senso che i cinesi ci ordinavano le pelli qua? Assolutamente. Poi hanno imparato a farsele pure loro praticamente? Il problema noi ce l'abbiamo avuto quando abbiamo aperto col famoso trattato del WTO, che pensavamo che potesse portare dei benefici a noi. Adesso con l'apertura della Cina andiamo là tranquillamente, perché prima si passava tramite Hong Kong. Ce la giochiamo perché loro sono ignoranti. No, ci troviamo un mercato enorme, invece abbiamo fatto sì che loro sono venuti a vendere i prodotti a noi con l'apertura dei mercati. Questo quanto ha danneggiato pure il settore? Perché inevitabilmente le concerie sono quelle che risentono prima di tutto quello che succede nel mercato. Cioè se le concerie hanno pochi ordini significa che i brand produrranno poco, e se i brand produrranno poco gli artigiani lavoreranno poco, quindi è proprio il segnale. Gira tutto in questa direzione. È proprio il primo segnale d'allarme se le concerie hanno qualche problema. E quindi quando poi sei entrato in azienda, che l'azienda c'è il papà, perché c'è il papà ancora, perché ha cominciato a fare questo lavoro poi tuo padre? Cioè, anni e anni fa, perché veniva da generazioni? Diciamo che mio padre è stato costretto anche delle vicissitudini familiari, perché mio nonno è morto giovanissimo e quindi mio padre negli anni 50 ha dovuto subito lavorare. Era tra le primissime concerie di Solofra. E tu invece ti sei innamorato di questo lavoro, che ci sei cresciuto dentro e poi ci sei... Io dico sempre che questo è un lavoro abbastanza particolare, che tu o te lo senti o difficilmente lo riesci a portare a compimento, perché porta tantissime problematiche e non è facile galleggiare e starci dentro in questo mondo. Sostanzialmente pure trovare personale poi diventa, anche perché non si fa molta pure pubblicità su quelli che sono i ruoli nelle concerie o tanta formazione, cioè la pelletteria proprio a 360 gradi c'ha un gap pure strutturale inteso come informazioni di come sono importanti questi lavori, di quanta ingegneria c'è dietro, che non è solo lavori che tu puoi fare, vieni un attimo a lavorare, nulla togliendo ai commessi o alle altre cose, ci vuole comunque una preparazione tecnica alle spalle, una formazione specifica, e quindi le aziende investono tanto pure per formare gente che magari viene pure da altri settori o che non ci sono scuole specifiche per poter formare, e non c'è neanche poi l'appeal verso certe materie, perché sostanzialmente
ed è un onere pure dell'imprenditore doversi pure sobbarcare la formazione di questi ragazzi che comunque ti entrano in azienda a fare delle cose abbastanza particolari. Sono particolari assolutamente, perché è una formazione importantissima nel nostro settore. Noi spendiamo anche del tempo, tanto tempo con le persone per la formazione. Anche io stesso sono un patito proprio della formazione, faccio corsi, seguo persone, mi piace perché comunque bisogna rimanere sempre aggiornato. Il nostro settore è molto particolare, quindi non è facile trovare persone che hanno le giuste conoscenze, quindi bisogna formarsele come tu ben saprai, è faticosissimo e delle volte non è detto che ci riesci per fare sempre. Assolutamente. Perché fa pure delle scelte errate. Quali sono i ruoli che ci sono più in azienda, quelli là che pure ti affascinano pure di più, perché poi inevitabilmente... Ma sai, noi con questo progetto abbiamo messo in atto un team proprio vero e proprio che fa di ricerca e sviluppo, che è proprio inerente alla pelle sostenibile, quindi l'importanza di aver fatto un prodotto del genere è dovuto proprio alla ricerca e allo sviluppo. Senza ricerca e sviluppo, che in continuazione, sempre in fermento, sempre è giornaliero quasi, è quello che dà futuro all'azienda, perché quello che abbiamo fatto noi è oggi di rendere qualcosa che fino a qualche tempo fa era non di facile attuazione. Noi non abbiamo fatto un discorso semplicistico di fare la classica concia metal free, sappiamo benissimo la concia metal free. E la fanno in tanti, la fanno in tantissimi, assolutamente. Ci sono 3016 brevetti di concia metal free e provengono dagli anni 70. Noi quello che abbiamo fatto, un'intera produzione di tutti i nostri articoli. Perché voi fino al 2018, Annalisa prima mi diceva, fino al 2018 avevate delle linee che erano metal free, sì, che erano green, eccetera eccetera, e delle altre linee che facevano come fanno un po' tutte le concerie, insomma, per mantenere il mercato. Poi da folli innovatori, perché si deve essere un po' folli, ho deciso di completamente innovare l'azienda e investire completamente in quello che poi è il prodotto che poi adesso producete, che è totalmente green, quindi non ha solamente il metal free, certo, è proprio completamente il processo, compreso quello che dicevamo prima, che era la filiera. Cioè, voi controllate tutta la filiera, gli animali come vengono trattati, quando vengono voglio dire, è importante pure dire che non è che è solo quando ti arriva il prodotto qui che voi fate, ma c'è tutto uno studio, un lavoro poi di ore. Assolutamente. Una cosa importante, se mi permetto, noi non è che facciamo un prodotto, un singolo prodotto, noi siamo stati capaci di realizzare tutto quello che erano più o meno gli articoli che si realizzavano nel mondo della concia a cromo, realizzarli sulle conce di una pelle sostenibile, cioè noi oggi facciamo pelli da pelletteria per uso esterno, per uso interno, calzatura, facciamo tomaie, facciamo pelli di agguanterie, facciamo pelli per l'abbigliamento, una concia che rende allo stesso modo le pelli vegetali, quindi ci permette di farci dei trattamenti, delle lavorazioni, e ha le stesse identiche prestazioni di una pelle conciata al cromo, se non addirittura migliori per quanto riguarda la scrittura, per quanto riguarda le resistenze alle rotture rispetto alla concia al cromo. Mi dici le caratteristiche che la concia al cromo, nonostante che è estremamente inquinante, ha delle caratteristiche per cui la gente tendeva sempre a scegliere pure per le borse quel tipo di prodotto là. Diciamo che aveva una facilità di lavorazione all'interno della conceria. C'è un effetto più wow quando tu vedi la borsa. Assolutamente. Noi facciamo tutte le tipologie, come dicevo prima, anche dalla calzatura, facciamo degli articoli listati, partiamo a pelle da altissimo spessore, basso spessore, morbide, rigide, a seconda degli aspetti che i nostri clienti e che noi facciamo in proposizione. Questa è la caratteristica, e tutto fatto secondo determinati canoni, rispettando meno energia elettrica, rispettando meno consumo d'acqua, un efficientamento per quanto riguarda i carichi inquinanti, ovviamente facendo meno metalli all'interno abbiamo anche un calcolo preciso di quelle che sono lo smaltimento del carico inquinante è importante. È importante, poi ovviamente c'è un altro impatto pure da questo punto di vista. E poi fate una cartella colori enorme, cosa che ad esempio generalmente con questo tipo di applicazione è difficile poi ottenere. Sì, perché noi siamo capaci di replicare tutti i colori ovviamente di qualsiasi genere, anche compreso il bianco, che fino a qualche tempo fa per le concerie era un tabù, specialmente per fare il metal free. Noi oggi facciamo anche tranquillamente anche il bianco e non abbiamo limitazioni di colori e non abbiamo limitazioni anche prestazionali della pelle, perché seguiamo i test dei capitolati dei nostri clienti.
Una cosa che diciamo a volte non si racconta, che tu non la racconti in maniera facile, allora immagino che dietro a tutto questo lavoro, per arrivare poi nel 2018 a fare questa scelta, ci sono stati un sacco di notti insonni, un sacco di diciamo, pensamenti, ripensamenti, sacrifici, cose che stai facendo pure ancora tuttora, e c'è pure una cattiva comprensione da parte di chi è pure addetto al settore, no? Si sorrideva perché insomma a volte ti capita pure attraverso i social il polso del perché purtroppo soprattutto in Campania non c'è tanto cooperazione fra di noi, molto spesso questa cosa io pensavo fosse solo degli artigiani, in realtà poi succede pure con le concerie, con quelli degli accessori, cioè non ci sta proprio cooperazione. Questa cosa poi si tramuta in una mancanza pure di informazioni reali, cioè quello che fate voi che è estremamente innovativo però va capito pure da chi è all'interno del settore, no? Perché tu hai detto quanti brevetti ci sono attualmente? 3016. Cioè, 3016 brevetti, quindi quando si parla del brevetto vostro, il brevetto che c'ha la B-Green non è un brevetto legato solo appunto ai 3016, è proprio un brevetto di processo produttivo, che tante concerie, mi diceva Annalisa, che hanno apprezzato, insomma si sono anche, come dire, mostrate interessate a capire pure l'approccio a questo tipo di... E quindi è importante, anche perché essere innovatori, immagino che molta gente o ti ha riso in faccia, diciamo, quando gli ha cominciato a dire la cosa, o non ti credeva, perché diciamo che un po' il sospetto viene sempre, no? Assolutamente. Perché giustamente uno deve sconfessare per portare avanti la propria attività. Dinanzi ai clienti, i nostri competitors ovviamente utilizzano proprio la carta, dice non fa niente di particolare, non è vero, dicono ma non è così. È una procedura, diciamo. Sì, è normale, è la classica procedura, però ovviamente è tutto, diciamo, poi alla fine è facilmente sconfessabile perché noi produciamo test sia in produzione sia in fase di campionario, che quello che facciamo lo manteniamo. Quali sono gli obiettivi tuoi, insomma, tuoi di Felice e tuoi pure di imprenditore poi in questo settore che stai cercando di, come dire, di portare un po' avanti, anche perché tu, essendo insieme alla tua azienda un'eccellenza campana, no? E noi ci veniamo sempre relegati, capito, che siamo sempre quelli là un po' facciamo le cose così, invece poi cosa totalmente sbagliata. Invece è bello pure far vedere che qualcosa che fondamentalmente non esiste, benché dicano ecco no, non fa niente di che eccetera, in realtà ti sei messo con sacrificio tu e la tua famiglia a fare qualcosa che comunque vi potevate fare i fatti vostri sostanzialmente e continuare a fare, magari vi siete persi pure prima che capissero che cosa facevate, magari all'inizio c'era pure un po' di scetticismo sulla resa del prodotto, quindi voglio dire avete fatto gli investimenti anche importanti e pericolosi, quindi voglio dire questa cosa va a vantaggio pure di persone che a volte si sentono sfiduciate a fare cose nuove o a cercare di portare innovazione in settori che sono arcaici, perché dico sempre la pelletteria c'ha il problema che ha difficoltà di innovarsi, però servono le persone un po' folli come te, come la tua famiglia, che si imbarcano in una situazione per cercare di cambiare un sistema intero, perché poi sostanzialmente quello si sta facendo, no? E la sostenibilità io credo che è uno degli obiettivi anche che la chiedono tutti. Esatto, e oggi è una necessità. Quindi tutti stiamo andando verso una precisa direzione e credo che il nostro messaggio dovrebbe essere proprio in previsione, non è che è un messaggio che noi vogliamo lanciare alle persone, ma che sicuramente tutte le concerie possono seguire determinati messaggi. Come dicevi tu prima, siamo stati sempre additati con un messaggio di poca trasparenza, di inquinamento, invece oggi la conceria può dare un segnale completamente diverso ed è fattibile, è reale, è tangibile e i clienti lo stanno guardando ed è possibile fare una cosa del genere. Ecco, si diceva sempre che una singola voce alla fine non ha una certa importanza, però se a urlare una certa esigenza sono tante persone è importante, si sente meglio pure anche lo stesso messaggio, quindi noi rimanere solo l'unica eccellenza non ci interessa, anche perché io lo dicevo l'altro giorno durante un'intervista su un'associazione di categoria, io credo che tutti quelli che stanno nel mondo della conceria italiana, tutte le singole aziende sono un prodotto di eccellenza, tutte quante, assolutamente, perché facciamo qualcosa di molto molto particolare e molto molto difficile, quindi non è che siamo un'eccellenza così tanto per dire, ma anche è reale. Perché molte borse all'estero vengono vendute anche scrivendo pelle italiana. Certo.
magari il prodotto è fatto in Cina o è fatto in India, però se c'è scritto pelle italiana è simbolo di resistenza, bellezza, qualità. Cioè noi abbiamo il problema che noi non ci sappiamo vendere, questo è poco ma sicuro, è una problematica particolare, ma in tutto quello che si fa generalmente in Italia abbiamo grandissime difficoltà a vendere la nostra immagine. E però quando sappiamo vendere vediamo sempre presi come o truffatori o persone insomma che... che se poi diciamo lo stereotipo dell'italiano medio, però se è possibile realmente mandare diciamo, dico, dei segnali ai nostri clienti che si può fare, si può tranquillamente, costa sacrifici, come dicevi tu, bisogna fare delle scelte pazze perché noi abbiamo azzerato completamente tutto quello che era il nostro conoscenza e fatturato che facciamo sulle pelli a cromo per seguire una determinata scelta. Però secondo noi abbiamo scelto la via più difficile per in questo momento, in questo contesto di futuro che non è entusiasmante quello che ci attenderà nei prossimi anni, però crediamo che questa scelta difficile comporta sacrifici, comporta notti insonni, delle volte ci sono anche dei piccoli ripensamenti, dici ma valeva la pena, però durano giusto l'ambito di un secondo, 2 secondi, perché poi alla fine ti rendi conto che sei convinto di quello che stai facendo, che è la cosa reale e giusta, perché oggi non c'è la possibilità di tornare indietro. Assolutamente. E in più c'è la fortuna che chi è vostro cliente può educare a sua volta il consumatore, quindi il cliente finale, a un approccio differente al prodotto. Per cui quello che uno dice sempre, no? L'ecosostenibilità non viene fatto attraverso prodotti che non sono di origine animale, ma proprio partendo dal concetto che esiste questo tipo di prodotto e deve essere al più basso impatto ambientale possibile. E ovviamente però il consumatore deve essere preparato, perché non può confondere una cosa con l'altra. Cioè molte persone, magari noi stiamo parlando di guancia a como, a vegetale e tutto il resto, non riescono a fare neanche la differenza, che si è perso pure un pochino l'attenzione a tante cose. Quindi i vostri clienti hanno anche la fortuna di poter utilizzare quello che fate come assist per poter vendere, diciamo, i prodotti, e fra virgolette per poter educare a loro volta la massa a comprare prodotti che hanno determinate caratteristiche di certificazione, green e tutto quello che c'è dietro, perché così inevitabilmente, no, si è fatto per anni la lotta al made in Cina, al made in ovunque, senza però portare le soluzioni. La soluzione è educare le persone a comprare meglio, certo, a comprare cose di cui si sa la provenienza, di qualità soprattutto, e di cui si sa la provenienza. Cioè a voi possono mettere sul cartellino e dire che la pelle è fatta, vi vengono a cercare e dice Be Green fa tutto il processo che ha basso impatto ambientale, quindi io comprando sta borsa, comprando sto paio di scarpe, sto comprando pure qualcosa che ha avuto un impatto quasi zero, ha dato lavoro in maniera legale alle persone, perché si sottovaluta tanti di questi aspetti che sono basilari secondo noi. Ma poi la cosa importante, sai che cos'è? Che tu hai detto una cosa benissima, cioè una cosa giustissima. Non è che noi comunichiamo che facciamo le pelli metal free, cioè noi non ci interessa comunicare pelle metal free, noi comunichiamo ai clienti che noi facciamo una pelle sostenibile e stiamo dando un grandissimo assist ai nostri clienti di poter poi a loro volta costruire e comunicare qualcosa di reale, tangibile sul mercato, ma allo stesso tempo che può essere un fattore di marketing importante anche per loro stessi. Cioè io faccio questa borsa che è stata fatta in questo modo, che dà la possibilità di poter declinare una storia, di poter farci il classico storytelling fatto con accessori, con pellami, con fodere, fatto in un certo modo, che ti dà anche una certa differenziazione dal famoso made in China che tu dicevi prima. Cioè oggi perché io devo acquistare una borsa in pelle made in China e made in Italy che più o meno sono uguali? Soprattutto se l'hanno comprata poi in Italia. Però più o meno, esatto, però in questo modo qua tu hai la possibilità di avere non dico una chance in più, ma avere qualcosa di differente. Lasciamo stare se è bello o brutto, ma comunque sei differente. Tu dai la possibilità alle persone di fare un'operazione di marketing. Noi addirittura abbiamo quasi raggiunto un accordo con un'azienda di software per fare una tracciabilità anche dal punto di vista di blockchain, che è il sistema più avanzato, cioè che noi diamo poi la possibilità che il cliente finale, realmente chi compra la borsa, ha un codice dove riesce a vedere da dove è iniziata tutto il percorso produttivo della borsa, quindi dalla singola pelle tutti i vari passaggi, e ha una sicurezza di quello che sta andando ad acquistare. Quindi noi, facendo pure un sistema del genere che deve nascere da noi poi lo trasferiamo ai nostri clienti, cioè ai nostri clienti che producono, e poi lo prendono col prodotto finale. Quindi tu dai qualcosa
qualcosa reale, perché oggi bisogna dare qualcosa al mercato, specialmente i ragazzi, i millennials, generazione Z, generazione X, cercano qualcosa di riferimento che sia nel mondo sostenibile. Qualcosa che in cui si possano pure riconoscere come progetto. Sì, perché da loro è molto sentito il discorso di sostenibilità e sono delle statistiche che leggiamo negli ultimi giorni e parlano proprio di questo, che oggi un prodotto a parità di valore, però se il prodotto secondo le procedure sostenibili ha una maggiore attenzione da parte dei ragazzi e quindi ha una predisposizione maggiore ad essere acquistato. Assolutamente, quindi in Campania siamo in due e parliamo di certificazione di filiere. Secondo me, voglio dire che sembra una cosa relegata solo ai grandi brand, in realtà lo deve fare proprio il brand piccolino, perché è quello che ha una percezione maggiore pure del prodotto. Il brand grande necessariamente ha tutta una filiera, tutta una cosa e se lo può pure permettere, però si deve cominciare, tu fai una cosa importantissima, che alla fine cominci un processo che si dovrebbe implementare l'artigiano, il brand in sé. Invece io vengo da te, magari già so la pelle, tutti i processi che ha avuto e ci devo aggiungere solo tutta la parte che faccio io praticamente. Certo. Quindi questa è una cosa fighissima. Pure importante pure per i piccoli brand. Assolutamente. Perché per i piccoli brand è un elemento di diversificazione dal grande brand, quindi io do qualcosa che il grande brand in questo momento non vuole dare, non può dare, anche se stanno loro approcciando, non gli interessa, però non è così, perché sicuramente Ceravenana, essendo grandi brand, avranno, posso dire, dei movimenti un po' più elefanteschi, un po' più, però il piccolo brand può muoversi più velocemente, più rapidamente. È paradossale pensare che ad esempio si fa tanta condanna del fast fashion, però ad esempio H&M è stato il primo a fare il riutilizzo degli abiti, si è fatto, certo, quest'anno si è fatto riportare, l'anno scorso si è fatto riportare gli abiti indietro per poter creare nuove collezioni, attraverso, che è una cosa che stanno facendo, il vintage eccetera. Questi stanno 10 anni avanti perché già hanno capito che la direzione è quella, certificano la filiera, quindi tu sul sito trovi dove sono le fabbriche, anche se sono all'estero, loro ti dicono i nomi e cognomi delle fabbriche, da dove prendono le materie prime. Perché? Perché le persone si stanno sensibilizzando a questa cosa e ovviamente poi un conto è farlo meramente per marketing, perché là è una strategia e comunicazione, sicuramente ci sarà una certa etica, e un'altra cosa è farlo in realtà come la tua, dove è realmente etica e realmente, diciamo, uno può prendere appuntamento e viene a vedersi i prodotti qua e si vede, insomma, che tu le fai veramente le cose, esisti e le fai, insomma. Poi stai portando avanti dei progetti, quindi mi raccontavi tempo fa, insomma, che stavi portando avanti pure dei progetti anche di comunicazione, comunque di ampliamento di tutto quello che è il tuo progetto, insomma, sì, cardine, che è questo qua della conceria. Noi siamo stati scelti dal maggior, diciamo, piattaforma di raccolta fondi italiano, che fa capo al gruppo Azimut e Mama Crowd, e proprio nella giornata di domani inizieremo la campagna 14 gennaio per dare ulteriore sviluppo a quello che noi stiamo facendo. Quindi i nostri investimenti saranno direzionati sempre più su macchinari che fanno capo alla filosofia dell'industria 4.0, che daranno ancora maggiore eticità a quello che noi oggi stiamo facendo, un ampliamento dell'azienda, però vogliamo sempre rimanere all'interno, diciamo, del mondo dell'artigianalità, dell'industria conciaria. A noi non ci interessa espandere, fare massificazione di prodotto, vogliamo ovviamente riuscire a vendere al meglio i nostri articoli, darci una certa visibilità e tutto, però non vogliamo andare in overproduction, non vogliamo andare in un surplus di domanda e di offerta, assolutamente. Ci interessa tenere sotto controllo il nostro sistema produttivo, che in questo modo perché possiamo tranquillamente rispettare la nostra mission. Che sostanzialmente è sostenibile. Prima si produceva molto di più perché si facevano, certo, molte prospettive di vendita, poi queste prospettive di vendita non si vendeva, rimanevano tanti prodotti a terra, una parte non si sa, ma molti brand del lusso bruciano la roba che non... Assolutamente. Adesso no, è vietato, perché insomma le holding francesi hanno vietato questa pratica e quindi si devono smontare e fa tutta un'altra serie di cose, però è plausibile che un domani compro X pelli perché devo fare X borse, è molto più sostenibile rispetto a sovrapproduco in attesa di produzioni X e Y. Noi casualmente
ci siamo trovati, non lo sapevamo, con la caratteristica di essere una PMI innovativa, perché per essere una PMI innovativa devi avere determinate caratteristiche. Infatti noi siamo registrati, quando ce l'hanno chiesto se eravamo PMI innovativi, diceva non lo sappiamo, vediamo che cos'è. Abbiamo visto poi alla fine devi avere determinate caratteristiche e noi le avevamo tutte quante. Effettivamente. E non è facile essere una PMI innovativa, credo, non sono sicuro perché non lo conosco, ma siamo l'unica industria conciaria, non so se italiana, ma sicuramente nel nostro mondo campano, sicuramente siamo la prima industria conciaria definita PMI innovativa. Non lo so in Italia, sinceramente, perché non è una cosa che mi sono preoccupato. Cerchiamo haters o persone che commentano per smentirci, perché a noi ci piace questa cosa. Noi noi facciamo altri video ma noi ci sta una possibilità assolutamente che a noi ci piace il confronto, quindi se qualcuno ha bisogno di determinate delucidazioni, interessi, informazioni, noi siamo a completa disposizione. Soprattutto, ricordiamoci una cosa, che voi non è che siete un'azienda metal free, ma siete un'azienda green, che è completamente differente. E non facciamo un prodotto metal free, ma facciamo tutta la produzione di pelli sostenibili. Produzione e tutti gli articoli di pelli sostenibili. Quelli sono di nostro interesse, perché siamo tuttologi. Facciamo gli articoli che il nostro interesse conferma fare, però non abbiamo limitazioni. Come ci lasciamo? Con una promessa che poi ci rincontriamo più là. Dobbiamo fare qualche altro esperimento. Sei un folle sognatore accompagnato da tutta la nostra azienda, perché poi quanti siete in azienda? 24 e quindi è tutto. Non è che sono io o è mia sorella, perché tutto è funzionato a meraviglia con l'apporto di tutti quanti, assolutamente, dal primo all'ultimo.